Buongiorno amici del canale, questo bel mobilino me l'ha regalato Franchino, che sta registrando ovviamente, e sono anni che aspetto di metterci le mani sopra, quindi sapete già che non lo venderò mai. Questo è un mobile che faccio per me e lo voglio fare proprio per come ce l'ho in testa da tanto tempo. Ha delle problematiche ovvie che sono una vernice, uno smalto che probabilmente è stato steso all'epoca senza cementite, quindi in moltissimi punti sta sbeccando, quindi la base sarà proprio scelta da me in base a queste diciamo problematiche. Perché? Perché devo coprire. Se mi dovessi mettere qua a sverniciare o carteggiare tutto ci metterei già un'oretta e non voglio farlo. Quindi la base la scelgo in base alle problematiche del mobile, che però problematiche ne ha poche perché è proprio bello, guardatelo. Fighissimo, è un po' stortino al punto giusto, ma è legno e quindi non so ancora cosa ci metterò, ma non lo cedo. Potrebbe diventare il mio mobile delle spezie, perché io in realtà ho un angolino in cucina bruttino, relegato lì, con tutti i barattolini nascosti e quando cerco le mie spezie non le trovo mai bene, quindi devo capire con Stefano quale accordo trovare per farlo entrare in cucina e farlo diventare il mio mobile delle spezie. Partiamo? Devi fare sì. La base di questo mobile, come vi spiegavo prima, è tanto scrostata, ha dei problemini, a volte in certi punti ci sono anche gocce e altre cose infilate. Devo andare a sopperire questa problematica, proprio perché non posso spendere oggi 2 ore di tempo a carteggiare o togliere tutto. Chiaro che se noi volessimo fare un lavoro fatto a opera d'arte, dovremmo metterci qua, con una bella spatola, continuare a sollecitare tutti i punti in cui si scrosta, dare una carteggiatina con una grana molto grossa, grezza, tipo una 60 o un 80, e dopodiché mettere lo sverniciatore per andare a togliere via in purezza tutto. Poi lana d'acciaio, alcol, rifinisci bene tutto e hai un travagliotto, come direbbe Franco, un lavoretto ben fatto. Però oggi non ho il tempo, verrà fighissimo ugualmente e quindi uso l'astuzia. L'astuzia oggi è utilizzare il colore che ho scelto di fondo, che è il Rocher, che è un nocciola molto chiaro, è proprio il cuore della nocciola piemontese, è proprio questo il colore, miscelato alla polvere Magic Star. Sapete che è la polvere che dà matericità e quindi rende la struttura della superficie un pochettino più ruvidina, spatolata, come voglio io. Questo mi aiuta ad avere una base che copre tutti i difetti, mi aiuta ad avere una base fantastica perché si aggrappa benissimo anche allo smalto molto lucido, va a consolidare perché comunque entrerà nelle fessure, non scrosteranno più. Ok? Chiaro che abbiamo fatto ABBA molte volte e facendo ABBA molte volte abbiamo scrostato quello che veniva via, quindi quello che ci ha attaccato al mobile adesso non si stacca e sta lì. Ho già preparato la mia vaschettina, metto sempre la plastichina così poi posso buttarla o posso lavarla a seconda dei momenti. Metto dentro un bel po' di Rocher, perché mi serve per tutto il mobile, un po' di polvere Magic Star, la polvere addensante Magic. Ne metto abbastanza, diciamo 1, 2, 3, 4 cucchiaini più o meno su questa percentuale e ora la rendo decisamente mousse, miscelata. Vedete il rullo a pelo lungo perché voglio creare un bucciato a opera d'arte e quindi andrò col pennello. Tutte mi vogliono, o mi vogliono tutte, come volete voi, in alcuni punti dove appunto non arriva il rullo, e in tutti gli altri punti, quelli più lisci, più piatti, vado con il rullo. In questo modo avrò proprio un bucciato forte, un ruvido che mi dà la garanzia di avere una base super materica. Adesso finisco di miscelare bene la mia pozione e poi parto. Col pennello prima faccio gli angoletti, poi col rullo vado sulle parti piatte. Proprio così. So che da video vedrete poca differenza perché ovviamente ho un colore di base un po' giallino e ora vi sto usando un colore che è abbastanza simile alla base, ma vi posso assicurare che a fine restyling vi stupirò. Quindi vado bene nelle insenature facendo tutto il contorno
E come vedete prima stendo un po', vado bene nell'incavo e poi picchietto un po'. Questo porta la superficie ad essere già bucciata in prima mano. Carico il rullo in questo modo, prendo un po' di colore con dentro la polvere materica, lo carico delicatamente, lo tiro su, riempio il rullo ma non troppo, perché ricordate che essendo appunto col pelo lungo non dovete farlo diventare strapesante, quindi come vedete è pieno ma in superficie, così. Vado sulla superficie, stendo solo fin quando il rullo ha da dare, così. Vedete? Quando il rullo non mi fa più l'effetto buccettino, basta, devo caricare, perché altrimenti questa tecnica non mi viene. Fine, così. Questa tecnica serve per coprire tutte le magagne che il mobile ha alla base, quindi poco colore, pochi pezzi per volta, tanta bucciatura, quello che non faremo di solito con la vernice normale. Vado qua, scarico bene, vedete, devo avere sempre il rullo bello col peletto alto, così, vedete che il pelo è bello alto, e poi vado, continuo. È facilissimo, vi farà diciamo anche evitare molta fatica, perché ottenere una texture del genere su un mobile col pennello sicuramente è più faticoso. Con il rullo, guardate, 3 secondi e avete una superficie super materica, bucciata, perfetta per avere la prima mano totale. Ovvio che quando faremo la seconda sarà ancora più materica e copriremo qualsiasi tipo di difetto. Continuo. La prima mano è già asciuttissima, ovviamente partiamo direttamente con la seconda e rendiamo la superficie ancora più materica, così. Il mood di questo mobile è proprio la creazione di un qualcosa di particolare, di anticato, di molto gestuale, quindi abbiamo preso lo stencil che si chiama La cucina di Elisa. La cucina di Elisa, perché in realtà Emma l'ha strutturato sulle piastrelle della mia cucina e abbiamo già anche fatto un bel video su una parete dove facciamo vedere come con un inganno ottico si poteva pensare che queste piastrelle fossero veramente piastrelle, invece no, era lo stencil. Andate a vederlo sulla categoria Magic Wall che trovate sul canale YouTube. Quindi cosa facciamo? Usiamo 3 colori in contrapposizione e ogni cementina di questo stencil ha un colore differente. Usiamo il corteccia, che è un marrone molto bello, caldo, corposo, con una punta violacea. Il Sunset Blue, un cavallo di battaglia MGP da tanti anni, che è un blu leggero, con una punta di grigio molto importante. E poi facciamo un terzo colore. Come lo facciamo? Usando il colore di base, che è sempre Rocher, quindi quello che abbiamo messo sulla base, e dentro ci mettiamo per scurire un po' di corteccia. In questo modo avremo un barbatrucco che è la creazione di un nuovo colore senza spendere soldi, prima di tutto, ma seconda cosa siamo sicuri che sta bene con gli altri, per forza, perché tanto è un mix dei colori già esistenti e del colore della base, non può star male. Ovviamente cerchiamo di capire se va bene o se devo ancora aggiungere marrone. Chiaro che non deve essere poi troppo scuro, se no non ne vale la pena. Per lo stencil ora decidete voi se usare un pennello da 30 molto scarico, ricordatevi che dovete scaricarare per picchiettare, oppure i pennellini per il tamponcino. Ricordate sempre che c'è da 8 e da 12, un po' più grandino. Io uso questo, tu usi questo e vediamo come va. Ora io e Emma ci dividiamo, ognuna di noi prenderà un colore e inizieremo a fare la riempitura di questo stencil in modi differenti. Ricordate sempre, per uno stencil ottimale si scarica tantissimo. Io col pennello da 30 avrò un effetto molto più delicato rispetto a quello che fa Emma con il Sunset Blue, che si vede un pelino di più, ma nel momento in cui poi si va a alzare lo stencil e si guarda cosa ne è venuto fuori, cambia completamente l'effetto ottico. L'importante, ricordatevi sempre, è non sbavare, è brutto uno stencil sbavato. Guardate qui, voilà. Ora continuiamo alternando i colori e cercando di non farli diventare troppo vicini, vero? Sì. Proviamo.
Guardate il primo abbinamento. Alziamo e vediamo come è venuto il primo pattern. E voilà! Molto simpatico, anche molto preciso, però ci saranno altre tecniche che andranno ad enfatizzare tantissimo i nostri colori. Quindi adesso lo sollevo e lo riposiziono e continuo. Riposizioniamo lo stencil, arriviamo almeno fin qua, così finiamo tutta la parte superiore. Ovviamente siamo state attente a fare un po' di bordino, così dopo quando lo stencil gira faremo meno fatica. Ora è molto facile riposizionarlo, basta ricentrare tutte le nostre belle cementine di delicatezza, anche qua sotto, e voilà. Fermiamo di nuovo bene con il nastro carta e continuiamo. Il risultato mi piace un casino, un po' lo stile circus, però elegante e moderno, mi piace tantissimo. Adesso però, se voi avete fatto quello che ho fatto io fino ad ora, dovete avere coraggio di carteggiare. Dico coraggio perché quando ci si mette a fare uno stencil così preciso, magari non si ha tutta sta voglia poi di andarlo a rovinare, però è questo il bello, una patina ha anche l'usura. Io ho messo sotto la mia ripiegatrice una carta particolare, sapete che è una carta trasparente, super microfiltrata, che permette di aspirare al 100% la polvere, quindi veramente nell'ambiente non sembra neanche che abbiamo carteggiato. E ho collegato la ripiegatrice alla mia aspirapolvere. Ho una carta 120, se voi lo fate a mano consiglio, se non avete la ripiegatrice, panno umido, prima inumidite la parte che volete carteggiare, decapare, e dopodiché passate la spugna abrasiva. Questa cosa vi permette di fare meno fatica e soprattutto di non far volare la polvere. Poi ripassate il panno e via, nell'aria non va la polvere, ok? Quindi mi raccomando, ripiegatrice alla mano, carta 120, mi raccomando attenzione alla polvere. Togliamo la polvere e ovviamente il colore diventa più vivo. Mettiamo un goccino di clear sand nella nostra ciotolina. Mettiamo un goccino di acqua, più o meno 2 cucchiai, 3, allaghiamo. Questa è la nostra base per creare una moscatura molto più chiara sul mobile. Il trucco per farla veramente bene è questo: tenere in mano uno straccio in microfibra molto strizzato e prendere un pennello con le setole un po' rigide, anche un po' vecchio. Infatti io ho tra le mani un pennello 60 Magic che ha almeno 6 anni, un reperto storico. Se sapete già come si fa, frontale, se no partite da un lato nascosto. Vi consiglio di partire da un lato nascosto anche perché non si sa mai come il pennello vada a schizzare sul mobile, nel senso che in base alla temperatura, in base a quanto diluite, cambia moltissimo. Io ora voglio fare questo schizzo e poi ovviamente lo vado a correggere con il panno, perché non voglio che sia troppo evidente in alcuni punti, mentre in altri lo voglio più evidente. Guardate come enfatizzo questo schizzo, che poi vado ad alleggerire con il panno, così. In alcuni punti lo lascio molto presente, in altri lo alleggerisco quasi totalmente. Così, guardate, se volete togliere col panno umido, si toglie, mentre in altri punti lo potete lasciare. Perché ho fatto la moscatura, oppure se non vogliamo chiamarla moscatura, perché ho macchiato con questo colore più chiaro? Per dare profondità, perché in realtà se noi giochiamo con i colori più chiari alla fine cerchiamo di dare
anche un po' di luminosità e tutti i colori che ci sono in profondità spiccano di più. Guardate qui per esempio, queste macchie più chiare che sono quasi invisibili, nella realtà danno profondità sia al marrone che ai colori che ci sono intorno. Ora, c'era Jasmine e idratiamo, proteggiamo tutto il mobile prima dell'ultimo passaggio. Ovviamente la cera va a tonificare delicatamente il mobile e, come vedete, fa diventare anche il colore un pochino più vivo. Quindi basatevi sempre sui colori protetti per capire bene le tonalità. Il mio mobile è quasi finito, ma voglio dare una patina un pochettino più anticata e scelgo oggi di utilizzare la mia cera liquida. Prima uso la Noir Foncé, che è decisamente più noce, più strutturata, e poi uso la Claire, che è leggermente rossiccia e dona anche quell'effetto rugginoso delicato. Non voglio coprire tutto quel lavoro che ho appena fatto, ma voglio dare profondità. Questo è uno dei motivi per cui stendere la cera colorata quando sotto la cera trasparente e ancora morbida è un consiglio ottimale. Quindi se volete asportare l'eccesso velocemente, non togliete mai l'eccesso della trasparente che abbiamo appena messo. La cera liquida è eccezionale anche per tingere il legno, è un prodotto che dovete tenere in casa, è fantastica. Guardate, io vado a lavorare la superficie soprattutto negli angolini, dove comunque la patina dello sporco si fermerebbe un po' di più. E questo è quello che vado a fare, la vado proprio a massaggiare su tutta la superficie. Come potete notare, non si va a togliere la moscatura, perché queste goccioline bianche rimangono. Quella piccola macchiettina è quello che dona veramente la profondità al restyling alla fine. Quindi ora io spalmo la mia cera liquida un po' dappertutto, enfatizzo ancora di più negli angoli ovviamente, e se per caso ne ho stesa troppa posso sempre asportare con un panno, ovviamente un panno asciutto. Se voi notate, qui la matericità che era la base, quindi il fatto di aver usato il rullo a pelo lungo e di aver messo la Magic Star all'interno della pittura mi aiuta, perché all'interno della matericità si va a soffermare la patina. Stendo prima dappertutto sul mobile la mia cera liquida Noir Foncé e poi do alcuni accenni con la Claire. In questo momento la cera sta tirando, sta asciugando e come vedete, se voi ripassate andate a togliere e si vede questa parte bianca che si va a creare. Guardate qui, sfregando va delicatamente via la cera e si forma questa patinatura. Anche qua, guardate l'azzurro come cambia, in alcuni punti è solo sporco, in altri viene fuori la patina. Prima si stende, poi si alleggerisce e quando la cera asciuga si carteggia. Carteggiando viene fuori questa patina. Ora se volete, solo se volete, potete dare alcuni punti di anticatura più rugginosa, tipo qui, dove c'è la serratura, dove c'è il pomello, qua, dove ci sono le due, diciamo, ferramente che tengono la porta, e il pomello sottostante, magari anche le gambine. Sono alcuni punti, alcune accortezze che potete dare per far sì che la patina sia ancora più originale, a vostra discrezione. Io mi tengo lo stesso straccetto che ho usato per fare la patina prima con l'altra cera, perché mi aiuterà a alleggerire. Pennellino a punta, così prendo poca cera, scarico bene, e ora guardate che tonalità viene fuori. Come vedete è proprio diverso, è quasi impossibile sostituire questa tonalità. Io cosa faccio? Prima la patino in questo modo, mettendola dove mi serve, e poi sposto con lo stesso panno che ho usato prima. Mi serve proprio a dare un punto di caldo, di calore, anche a questa patina che magari potrebbe essere troppo fredda. Guardate. Ovviamente avendo sotto la cera trasparente possiamo sempre ad alleggerire, però mi raccomando deve essere una cosa molto discreta, anche un pochettino sul pomellino, se vi piace. E ora andiamo sugli altri punti, dove potrebbe esserci un po' di ruggine data dal tempo, vado ad anticare con questa tonalità più rossiccia. Sposto con lo straccetto perché mi rende il tutto molto più veritiero e meno spugnato a pennello. In questo modo sposto anche più avanti, più indietro, in modo che il tutto sia più naturale.
Quando asciuga ovviamente si cicatrizza, si ferma, rimane ben intrisa nel mobile, quindi non è un qualcosa che si può vedere o non vedere, si vedrà moltissimo. Ovviamente quando asciuga cambia. Finisco con la mia cera dorata in alcuni punti e poi ve l'ambiento. Sorpresa! Anche questo restyling è finito. E dove potevo mettere un mobile portaspezie se non in cucina? Per ora starà qui, quindi l'ho sostituito con l'altro mio vecchio amore, quel mobile che c'era qui, Sunset Blue, se volete vederlo c'è tra i tutorial, forse 2 annetti fa l'abbiamo fatto, però ovviamente adesso l'ho spostato, non si sa mai, magari cambio di nuovo. A me piace cambiare diciamo la posizione dei mobili in casa, però mi piace anche che parlino tra di loro e quindi ricordatevi sempre che tutti i colori Magic Paint possono parlare tra di loro. Qua per esempio abbiamo trovato diciamo il connubio tra un blu grigio, un marrone, un color sabbioso nocciola di base e un'anticatura che poi sta bene con i mattoni, con un pavimento più grigio, insomma i colori Magic Paint stanno sempre bene insieme. Scrivetemi nei commenti come sempre se vi è piaciuto, se vi è ispirato e al prossimo tutorial, ma prima ricordate che Magic Paint non si trova su Amazon ma solo dai rivenditori autorizzati che trovate sul sito magicpaint.it suddivisi per regione oppure sull'unico sito italiano che la rivende elisirhome.com.